Ehi Gesù, ehi Tarzan, ma sembravi una ragazza. Oddio, scusami, ti ho confuso per una donna. Questi sono commenti che praticamente ricevo ogni giorno per ovviamente i miei capelli. Quindi oggi vi volevo fare un video in cui vi spiegavo, facevo un po' una breve riflessione sui miei capelli e sull'avere i capelli lunghi da uomo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Delia. Per chi non mi conoscesse, sono ex Mr. World Italia, lavoravo nella moda full time, poi sono diventato più content creator, che è quello che faccio tuttora. Cerco di condividere le mie esperienze, la mia crescita personale, interiore e anche esteriore, quindi sia cura di sé, ma anche a livello interiore come yogi, quindi cercando risposte all'interno, cercando anche di motivarvi il più possibile. Ogni giorno ricevo messaggi da voi che veramente mi motivano tantissimo, soprattutto su Instagram, grazie mille. E quindi niente, faccio questo e, e condivido la mia esperienza e le cose che imparo con voi. Sono veramente ossessionato dall'arrivare alla versione migliore di me, quindi spero di motivare qualcuno a fare lo stesso, a imparare qualcosa nel mentre che condivido la mia esperienza. Se volete anche darmi un'occhiata o avete qualsiasi domanda, potete scrivermela su Instagram, MarcoDelia97, vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi al canale e basta. Volevo parlarvi dei capelli. Io vi giuro ragazzi, in realtà non ho mai pensato, ok, mi piacciono i capelli lunghi e quindi voglio avere i capelli lunghi. Non ho mai pensato nella mia vita di poter essere il ragazzo coi capelli lunghi. In realtà, quando ero piccolo, la mia storia è che io ho fatto nuoto agonistico per circa 12 anni, quindi il nuoto distrugge praticamente i capelli in modo assurdo. Il cloro, eccetera, tant'è che io avevo i capelli lisci. Quando ero piccolo, io avevo i capelli, ero il classico bambino con la riga, con i capelli pettinatissimi, perché mio padre, spirito imprenditoriale, ci voleva tutti molto così, io e mio fratello. E quindi quando sono cresciuto e nel nuoto io ogni volta, o anche quando arrivavo a scuola, avevo un ciuffetto fuori, non pettinato, liscio, me lo pettinavo addirittura con la lingua. Quindi poi quando ho iniziato ad avere 14-15 anni, i primi ormoni dell'adolescenza sono iniziati a comparire, i capelli sono iniziati a diventarmi leggermente più mossi, come mia madre, perché mia madre ha i capelli più o meno come i miei, e lei è bosniaca, e quindi a un certo punto diciamo che ho smesso, dato che non riuscivo più a tenerli a bada, non riuscivo più a tenere giù i ciuffi, io li volevo assolutamente in stile, volevo il ciuffo alla Justin Bieber del momento o Harry Styles o quel genere di, di taglio, solo che erano troppo mossi e a un certo punto ho detto sai cosa, basta, utilizzavo proprio shampoo, quelli la Garnier, quelli liscianti, o la maggior parte delle volte a nuoto ci si scambiava lo shampoo tra di noi, a volte neanche si usava, era un disastro perché non sapevi niente, io non avevo idea di come prendermi cura di me, l'unica cosa di cui sapevo prendermi cura era il mio fisico perché facevo nuoto, ero un atleta e quindi diciamo che andavo molto a caso. Poi quando a 18 anni ho smesso nuoto, diciamo che mi è stata proposta dopo il periodo blu brutto della mia vita, che se mi seguite da un po' lo conoscete, ho avuto un periodo molto giù, dopo il liceo mi ero lasciato con la ragazza, mi ero lasciato con avevo venduto la moto, un sacco di cose, alla fine insomma per vari motivi un giorno ho deciso di alzarmi e cambiare la mia vita, entrare nel mondo della crescita, ho deciso voglio fare qualcosa nella mia vita, ho iniziato a comprare libri e da lì è iniziata la mia crescita. Un giorno una ragazza mi ha detto ma senti, ma tu potresti lavorare nella moda, prova, dato che stai cercando qualcosa per pagarti l'università, prova. E ci ho provato ed ho iniziato a lavorare nella moda. Nella moda inizi a postare le prime foto su Instagram, ho iniziato a fare i primi concorsi anche all'estero, Miami, Mr. World come vi dicevo prima, e quindi inizi un po' di più a prenderti cura di te. Quindi dal fisico carino che avevo ho detto perché non cerco di capire come migliorarmi la faccia, quindi ho iniziato a capire come fare la skincare, sempre meglio, poi varie cose, la jawline, la postura corretta, il camminare bene, il mio stile di come vestirmi, varie cose, fino ad arrivare ovviamente ai capelli. Ho sempre avuto i capelli in realtà circa altezza qui, più o meno, questa era l'altezza, quindi poco sotto il mento, anche sopra in realtà. E da lì praticamente un giorno mi ero stancato di semplicemente tagliarli e un fotografo mi aveva fatto un complimento perché avevo i capelli che cercava, quindi più lunghi della norma, più lunghi di un ragazzo normale, e quindi gli ho detto boh, potrebbe essere un qualcosa che nella moda mi distingue un po', quindi magari lavorerò un po' di più. E quindi gli ho iniziato un po' a farli crescere ma senza nessun obiettivo, sono arrivati qua, poi qua, poi qua, poi qua, e poi è da anni e anni e anni, non so neanche quanto, che li ho, ma in realtà li ho sempre più o meno avuti lunghi, li ho sempre lasciati crescere, e quindi diciamo che non mi sono mai posto il problema di perché li ho lunghi, boh, mi piacciono, boh, io li vedo così, in realtà mi dicono ma perché Marco non ti tagli, cioè perché hai scelto di avere i capelli lunghi? E la mia risposta è sempre
io i capelli non ci faccio niente, sei te che li tagli. Sono io che ti chiedo, cioè i capelli crescono naturalmente, quindi io non ci faccio niente al capello, sei te che invece vai a modificare i capelli tagliandoli e facendo forme strane, quindi sono io che chiedo a te perché ti fai sta roba ai capelli. Quindi in realtà i capelli lunghi, ragazzi, sono natura, cioè la natura ci fa così, e quindi non ci vedo assolutamente niente di male, non vedo perché debba essere considerato un tabù o comunque qualcosa di non maschile o comunque associato a un certo tipo di stile o di musica. E io vi giuro che a voi sembrerà assurdo, e infatti da quando ho iniziato a tenermi bene i capelli poi la gente ha iniziato a avere reazioni, quindi ho iniziato anche a postare video eccetera su come far crescere, tant'è che il mio video più visto tuttora sul mio canale è come far crescere i capelli più velocemente. Incredibile. E ce lo lascio in descrizione se dopo questo video avete detto ma sì, me li faccio crescere anch'io. Però sappiate che io ogni giorno quando vado in giro, che sia da solo o che sia con qualcuno, ogni giorno ricevo una reazione, che sia positiva o negativa, a me poco importa. Io col mio yoga sono all'interno di me molto stabile e ho imparato ad avere la mia stabilità soprattutto in questi ultimi 2-3 anni, da quando faccio Kriya Yoga, da quando faccio il mio percorso interiore, e quindi diciamo che al di fuori di me quello che succede lo prendo consapevolmente, e spesso le persone in realtà, anche se ti fanno la battutina, non hanno cattive intenzioni, però a volte ci tengono a farti notare che sei strano, oppure hanno semplicemente reazioni anche solo visive, a volte non ti dicono niente. Però camminare per il centro, farò un video e vi farò vedere com'è la situazione, quindi su Instagram lo posterò, in cui cammino e vi giuro le reazioni delle persone così camminano, oppure sono quelle persone tipo in un gruppo, smettono di parlare tra di loro, io passo e loro iniziano a parlare, oppure alcuni sono anche carini, dicono wow bei capelli, oppure altri ehi Tarzan, o pensavo fossi una donna, o l'altro giorno in motorino c'erano due ragazzini, si girano ma pensavo fosse una bella quindi a volte ci sono gli insulti, a volte c'è il mezzo complimento velato, quindi wow ma hai i capelli più belli dei miei. E la reazione che ricevo spesso ultimamente è le ragazze soprattutto ti fanno complimenti, che mi dicono sempre la cosa hai i capelli più belli dei miei. Cosa vuol dire? Non è che sei una ragazza quindi preclude che tu abbia i capelli più belli, se non te li curi non sono belli come quelli di un uomo. Non è che geneticamente hai i peli più belli dei miei perché sei nata donna. Vabbè, anche questa è una concezione, un pregiudizio abbastanza inutile. Però la questione è ogni tanto invece ricevo lo stesso identico commento, ho postato un reel poco fa su TikTok riguardo a questo. Arriva il ragazzo classico con i capelli corti e mi fa ma tu ma anch'io li avevo così fino a un poco fa, ti giuro. Quindi in realtà tutti a quanto pare hanno avuto i capelli lunghi, però bah, di colpo hanno deciso di tagliarli. Quindi non so, per la popolazione generica, normale, sembra come se avessero visto un fantasma, come se i capelli lunghi non esistessero al di fuori del mondo femminile. Sarà che magari io sono anche alto, dal video non si nota e io non so perché, ma io vi giuro che sono 1,86 e dal vivo sembro anche più alto, me lo dicono tutti ogni volta che mi vedono. E in più ho anche le spalle insomma da nuotatore, quindi do una bella presenza, allo stesso tempo forse i capelli danno anche quell'effetto, forse per quello. Poi il mio total black, insomma per vari motivi probabilmente anche. Ma come vi ripeto, io non ho i capelli strani, i capelli crescono naturalmente, non ci faccio niente, siete voi che li tagliate e ci fate qualcosa, dovrei chiedere io a voi perché li tagliate. Il capello è fatto per crescere nella storia, diciamo che siamo secondo me una delle prime generazioni che ha iniziato a usare i capelli più corti e soprattutto per una questione militare, soprattutto per una questione di comodità, ma fino a poco tempo fa, cioè nella moda andavano i capelli lunghi, le persone avevano i capelli lunghi, la barba lunga, i baffi, anche andando anche indietro nel passato, nella storia, era normalissimo per un uomo avere i capelli lunghi, i guerrieri avevano i capelli lunghi, i vichinghi avevano i capelli lunghi, gli egizi avevano i capelli lunghi, si truccavano addirittura gli egizi. Quindi tutta questa concezione moderna probabilmente secondo me è data proprio da Hollywood, il fatto che da quando è arrivato Hollywood, quindi negli anni 2000-90, c'era la moda diciamo dell'uomo di famiglia e comunque o del gangster, quindi con i capelli corti, quando iniziavano a vedere le prime celebrità, oppure direttamente dalla marina, quindi militari americani che avevano i capelli rasati. Quindi la forma, diciamo, tutti questi film d'azione in cui facevano vedere l'uomo, diciamo, da prendere come modello, coi capelli corti, tutti si rasano i capelli corti. Però diciamo che al giorno d'oggi è quasi esagerato, perché secondo me adesso è trattata come ok, hai i capelli lunghi, quindi o sei un chitarrista, cosa che mi dicono sempre, o sei
Gesù, vabbè, a parte gli scherzi, o sei un musicista o ti piace un genere di musica particolare, che non è assolutamente vero, non capisco cosa c'entri con i capelli, e terza cosa, o sei femminile. Primo, anche se fosse femminile, cosa cambia? A parte che io non capisco perché capelli lungo uguale femminile, però vabbè, la donna ha questa moda che li tiene più lunghi e ci sta. Ma allo stesso tempo io li trovo molto maschili, cioè il capello maschile a me piace, cioè il capello lungo a me piace tantissimo, sia in una donna che in un uomo, perché ci puoi veramente fare quello che vuoi, puoi legarlo, puoi farci varie capigliature e tu dici ok, non è tanto maschile, se maschio per te intendi energia maschile vuol dire uomo da barbecue con la clava, ok, lo capisco, se uno vuole fare il militare col tatuaggio qua mam e andare in marina ci sta, quel genere di maschio non ce lo vedo con i capelli lunghi, però allo stesso tempo il pirata ce li ha i capelli lunghi quindi non lo so, dipende da tante cose. E in più la parte femminile di sé, non la parte donna o la parte uomo, qua io non sto parlando di genere, io parlo di ogni persona è fatta da energia maschile e energia femminile. In yoga sarebbe Ida e Pingala, quindi due parti, yin e yang, luna e sole, chiamatela come vi pare. In ogni caso questa dualità nella persona, nel momento in cui trova un equilibrio, se sei uomo e accetti la tua parte femminile, se sei donna e accetti la tua parte maschile, arrivi veramente alla versione migliore di te, disidentificandosi con queste etichette e con questi generi. E quindi sia la parte, diciamo, di bellezza, perché la parte femminile è la parte bella della vita, è il godersi la vita, è l'accettare, è il saper prendere, è l'inclusione. La parte maschile è più conquista, è più strong, è più stabile, ma allo stesso tempo è noiosa, è economia, è forza, è potere, e ci sta per alcune cose, ma la parte femminile è sapersi godere la vita, vivere, procreare, essere felici, famiglia. Parlo di energia femminile, non sto parlando di genere assolutamente. Quindi quando sai apprezzare e accettare, e io nel mio percorso yoga va fatto perché non puoi fare meditazione se non ti lasci andare completamente, che equivale a accettare la tua parte femminile, non vai da nessuna parte. E in più secondo me un uomo che ha accettato la propria parte femminile, quindi ha molta più confidence in se stesso e non ha paura che un po' di trucco, un orecchino oppure anche i capelli lunghi vadano a far pensare alle persone o aver paura che faccia pensare alle persone che tu sia di un altro genere o che vada a minare la tua mascolinità o vada a minare la tua identificazione di quello che ti piace o meno a livello di genere, penso che sia bellissimo. Quindi se una persona anche con un leggero cioè, vuole usare un'estetica che gli piace e l'ha accettata, secondo me è pazzesco. Quella confidence, quella sicurezza di una persona così a me piace tantissimo, soprattutto se curati, perché ovviamente il capello lungo va curato, perché più è corto meno si vedono le imperfezioni. Se volete tenere un capello lungo, ovviamente per quello le donne ne sanno di più perché sono più abituate a farlo, ma ovviamente dovete guardarvi i miei video di come crescere, sia come far crescere i capelli che anche come tenerli bene. È difficile avere i capelli lunghi, quindi è ovviamente più raro, quindi dà un po' quell'effetto wow. Già è raro vederli belli in una donna, in più in un maschio è difficile vederli lunghi. Di solito vederli lunghi sono un po' trasandati perché l'uomo non è abituato a prendersi cura di sé dal punto di vista estetico, perché la società, diciamo, che prende la donna come ok, deve essere bella, l'uomo invece può fare un po' quello che vuole dal punto di vista estetico, più o meno, se non essere standardizzato con una camicia al lavoro, quindi essere pulito e presentabile. Però per il resto diciamo che la donna è un po' la figura purtroppo che è rigida in queste cose, quindi deve essere quasi per forza bella. Che società veramente, vabbè. Ed è più difficile ovviamente crescerli, ci vuole più fatica, bisogna sapersi prendere cura di sé, bisogna anche saper essere resilienti su questo tipo di critiche dalle persone, dagli amici, passare alla fase di mezzo di cui ho fatto un video, che anche quella è il momento in cui tutti iniziano a dirti ma non sono un po' lunghi, perché non te li tagli? E quando la gente torna a te inizia a dirti ma sei fuori taglio, oppure non stai tanto bene, perché c'è quella fase di mezzo di crescita in cui ovviamente nessuno sta bene. È difficile, però poi quando li tenete lunghi siete versatili, sono molto belli e ci potete fare quello che volete e siete veramente unici. La maggior parte anche li evita oppure li invidia proprio perché non ne ha, perché purtroppo geneticamente l'uomo è più portato per essere calvo, anche se vi devo dire che la calvizia è meno frequente di quanto pensate. La maggior parte della calvizia non è genetica, ma è proprio causata da stress. Quindi piuttosto utilizzate i prodotti giusti, le cure giuste, la routine giusta, fate una routine sana e anche con yoga, meditazione o altri metodi che preferite per lo stress, e fidatevi che non utilizzate
utilizzate la scusa di ma tanto a me cadranno in futuro perché mio nonno ce li aveva, non ce li aveva, quindi da parte di mia madre dicono che sono pelato. No, anch'io ero così, non sono così, anzi la parte di genetica, vi lascio anche un video in cui lo spiega, è tipo 1/20, qualcosa del genere, e non sono tutti i geni tra l'altro che portano quella cosa della calvizie, quindi è veramente quasi più del 50% related solo allo stress e ad altri fattori, quindi non abbiate paura di questa cosa. Quindi ragazzi, se li avete, finché li avete, provate, se volete farli crescere, l'importante è che siate voi stessi e che vi piacciate e chi se ne frega di quello che dicono gli altri. Stare bene con se stessi e poi tutto il resto si risponde in modo consapevole come si deve. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete i capelli lunghi, corti o se volete farli crescere o perché li avete tagliati, cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!